I've had extensive face-to-face conversations with Dominic Cummings in travelling to find the right kind of childcare at the moment when both he and his wife were about to be incapacitated by coronavirus. I think he followed the instincts of every father, and I do not mark him down for that. He has acted responsibly and legally and with integrity. You say he was following instincts. The rest of the country was following rules. So we are now all entitled to follow instincts. As far as I can see, he stuck to the rules with the sole objective of avoiding such contact as would spread the virus. The legal rules inevitably do not cover all circumstances, including the way that my London home had become a target. At some point during the first week when we were both sick and in bed, I mentioned to him what I had done. Unsurprisingly, given the condition we were in, neither of us remember the conversation in any detail. The thing did happen was while I was ill and about to get a lot sicker, we had a brief conversation in which I think Dominic Cummings mentioned where he was. But I have to tell you, Laura, at that particular stage I had a lot on my plate and really didn't focus on the matter until these stories started to emerge in the last few days. Allora Angelo, dopo un piccolo iato che ci siamo presi venerdì scorso, oggi lunedì 25 maggio, è successo moltissimo, è successa soprattutto una cosa diciamo in questi ultimi giorni. Andiamo diciamo un attimo con ordine, facendo un piccolo brief di quello che è successo, delle altre notizie che sono state dette in conferenza stampa. Intanto venerdì scorso Hancock e Priti Patel diciamo, si sono riuniti, hanno parlato e hanno eliminato quella di cui si parlava l'altra volta, la surcharge, quindi la sovrattassa sull'NHS per i lavoratori NHS, quindi questa è una tassa che non verrà attuata per i lavoratori stranieri, ovviamente per adesso è soltanto gli extraeuropei, sarà applicata anche agli europei in futuro una volta che la Brexit sarà terminata, non verrà applicata quindi per i lavoratori NHS. È stata istituita paradossalmente soltanto adesso i 14 giorni di quarantena per chi arriverà nel Regno Unito dall'8 giugno però, e sembra una cosa anche abbastanza macchinosa da portare avanti per chiunque dovesse arrivare. Ci sarà un form da firmare, quindi un modulo da firmare, e ci saranno delle possibilità che ci siano dei controlli a caso, dei controlli per effettivamente verificare che le persone saranno in quarantena, quindi insomma vedremo come avverrà e soprattutto per quanto tempo verrà tenuta in piedi questa cosa. Ovviamente Angelo, la notizia comunque di questi giorni, di venerdì per la precisione, è diciamo lo scandalo Cummings, non so come possiamo chiamarlo, che è una... Cummingsgate, esatto, che è una cosa che poteva oggettivamente... diciamo sta creando una tempesta politica, è una cosa che poteva risolversi molto facilmente in maniera anche istantanea con le dimissioni, anche perché si sa che anche se si fosse dimesso Cummings non sarebbe cambiato granché. Andiamo con ordine, però sto già andando troppo veloce. Fondamentalmente quello che è successo, appunto, Cummings durante il lockdown a fine marzo, quando lo abbiamo visto appunto scappare da Downing Street, c'era una ragione per questa sua fuga. Erano, ricordiamo, i primi giorni in cui Boris era risultato positivo. Lui fuggiva per una chiamata ricevuta dalla moglie, che a quanto pare, da quanto ha raccontato lui, stava molto male, aveva vomitato, e quindi lui è scappato per tornare a casa ed accudire il figlio di 4 anni. Ora, da lì valanga di eventi. Cummings appunto con la moglie decide di portare il bambino a Durham, che è una città, un luogo a 260 miglia da Londra, quindi partiamo dal sud dell'Inghilterra a nord dell'Inghilterra, 4 ore e mezzo di macchina per la precisione, dove Cummings ha i genitori che hanno una casa ma anche una tenuta, dove c'è quindi una piccola dépendance, dove lui ha detto che è andato a vivere con la moglie con il figlio. I can understand that some people will argue that I should have stayed at my home in London throughout. The legal rules inevitably do not cover all circumstances, including those that I found myself in. I thought, and I think today, that the rules, including those regarding small children and extreme circumstances, allowed me to exercise my judgment about the situation I found myself in, including the way that my London home had become a target. Cummings ha detto che come prima ragione dell'allontanamento c'era il fatto che nessuno poteva prendersi cura del bambino di 4 anni, del loro figlio, considerato che che la moglie stava male e che lui anche, insomma, non stava benissimo. E poi ha anche detto
volevo appunto allontanarmi da Londra perché la situazione appunto con Boris Johnson che era positivo, la moglie che stava male, ma nessuno dei 2 è stato testato, quindi non si sapevano se fossero positivi o negativi, hanno deciso di andare via anche perché lui diceva che casa loro era oggetto, diciamo, di attacchi dall'esterno da parte dei cittadini arrabbiati, questa è una cosa che insomma a me ha fatto molto pensare perché, diciamo, in quel periodo nessuno stava in giro. Diciamo che si è utilizzata una tecnica, sembra quasi come si chiama, il Mandela Effect, cioè quando tu pensi che sia successa una cosa in uno spazio-tempo che in realtà è errato. Cos'è successo ieri? Dopo questo scandalo Cummings è stato attaccato molto dalla cittadinanza mentre lui andava in giro vicino al suo quartiere, quindi molti lo hanno raggiunto a distanza per insultarlo per questo scandalo. Quindi sicuramente nell'immaginario collettivo c'è quell'immagine là. Lui quell'immagine l'ha utilizzata oggi dicendo che lui a fine marzo casa sua era bersaglio dei cittadini arrabbiati, ma io non ce la ricordiamo questa cosa. Comunque appunto, dopo tutto questo scandalo, lui va a Durham, stanno lì, il figlio tra l'altro si ammala di Cummings, viene chiamato il 999, il bambino viene portato all'ospedale, risulterà poi negativo fortunatamente. Ora, al di là di questo viaggio verso Durham, che appunto è molto lontano comunque da Londra, i fatti quali sono? Che loro si sono allontanati da una città con un tasso di contagi molto alto, che appunto era Londra, per andare in una zona in cui i contagi erano molto bassi, con potenzialmente 3 contagiati, perché la moglie appunto stava male, non aveva i sintomi del Covid, però stava molto male. Cummings stava male anche lui e poi è stato male anche lui. Il bambino appunto è stato male con la febbre molto alta. E poi soprattutto, al di là di quello, non mi ricordo adesso il giorno, il 14 aprile credo, vanno a fare un'altra gita, diciamo, a 40 minuti di distanza da Durham, a un castello là nelle vicinanze. Ora, Cummings ha detto, ho preso la macchina per andare in questo luogo perché dovevo testare che stessi bene, cioè che la mia vista fosse ok per guidare 4 ore e mezzo. My wife was very worried, particularly given my eyesight had seemed to have been affected by the disease. She did not want to risk a nearly 300-mile drive with our child, given how ill I had been. We agreed that we should go for a short drive to see if I could drive safely. We drove for roughly half an hour and ended up on the outskirts of Barnard town. We agreed that I could drive safely. We should turn around and go home. Can't go into, go back over what you've heard this afternoon, but on the point about eyesight, I might just say I'm finding I have to wear spectacles for the first time in years because of I think because of the effects of this thing. So I'm inclined to think there's some I think that's very, very plausible that there's that eyesight can be a problem associated with coronavirus. Ora, chi sano mentalmente, pensando che la propria vista non stia bene, decide di andare in macchina anche con un bambino di 4 anni per fare una prova, quindi farsi 40 minuti in macchina, andata e ritorno, quindi 1 ora e mezzo di macchina per testare la propria vista. Diciamo un sacco di buchi, se vogliamo, narrativi, Angelo, ma anche grosse responsabilità. Insomma, la polemica ovviamente è grossissima in questo momento. Sì, assolutamente, diciamo dei buchi narrativi che neanche l'ultima stagione di Lost o Game of Thrones potremmo dire, cioè per intenderci. Peraltro, diciamo, la conferenza stampa di oggi di Dominic Cummings per fare un'altra citazione audiovisiva, potremmo paragonarlo un po' al primo leggendario Amici miei di Monicelli, sostanzialmente una sequela e sequenza di supercazzole stratosferiche, diciamo, con permesso, con scappellamenti sia a destra che a sinistra, cioè, ma anche al centro, nel senso abbiamo significativi buchi narrativi, come appunto dicevi in modo molto eloquente. Uno è chiaramente la questione della vista, il desiderio di testare la propria vista non su una distanza di 10 minuti, ma appunto su un viaggio di questo tipo. Un'altra delle cose che sono state chieste è se si era pensata a qualunque altra opzione, considerando che ci sono anche appunto sono anche familiari a Londra o potenziali amici o supporto, che questa è un'opzione che apparentemente, a quanto è stato detto, non è stata
testato, valutata. Se c'è stato, se si è cercato di di avere un raffronto medico prima di spostarsi ad Ulan, per l'appunto, anche qui questo raffronto medico c'è stato successivamente e non prima. Cioè non ha il consigliere, il principale consigliere il gran visir del primo ministro Boris Johnson non ha pensato di cercare le maggiori possibilità, diciamo, di poter avere attenzione medica considerando il suo ruolo per la sua famiglia, non ha preso in considerazione questa possibilità. Sostanzialmente ha fatto armi e bagagli e hanno deciso di andare questa scarrozzata a visitare i genitori, che appunto sono tra l'altro settantenni, quindi diciamo nella categoria maggior rischio, e come appunto sottolineavi tu, sono una zona di alto contagio, zona di basso contagio. Poi abbiamo anche la questione della polizia di Durham, che ha poi confermato oggi di aver parlato col padre Dominic Cummings, ma di non aver dato specifici consigli per quanto riguardava la quarantena del coronavirus, mentre invece in una dichiarazione precedente della polizia di Durham avevano dichiarato di aver dato invece consigli sul coronavirus, quindi sostanzialmente una smentita nel corso di un weekend. Tutto questo poi parte dagli articoli pubblicati dal Guardian e dal Mirror, quindi abbiamo poi visto nel fine settimana tutti i ministri del governo Johnson hanno praticamente dedicato una buona parte del loro weekend di bank holiday nel richiamare questi tweets di supporto al consigliere Cummings, in modo da Rishi Sunak, a Dominic Raab, a Michael Gove, diciamo tutti allegramente a difendere la responsabilità di padre, perché chiaramente la questione umana c'è e si capisce, nessuno vuole diminuire questo, nessuno vuole sminuire questo, sminuire la gravità di questa situazione, però parliamo appunto parliamo di una situazione nella quale milioni di persone non hanno avuto la possibilità di visitare i propri familiari per 2 mesi, presenziare i funerali di familiari e amici, avere attenzione medica per i figli, considerando il fatto che chiaramente il coronavirus ha preso precedenza e è stato consigliato come linea guida di recarsi in ospedale solo in casi di estrema urgenza. Diciamo che poi appunto a questo primo articolo di Guardian è seguito poi l'articolo del Mirror e sostanzialmente la posizione di Cummings nella giornata di oggi, nella sua conferenza stampa nei giardini di Downing Street, era stata sostanzialmente una situazione un po' di balzo e rimbalzo, con i giornalisti che gli domandavano da Laura Kustenberg, Robert Peston e altri volti televisivi, non solo, che gli domandavano se pensava di dover chiedere scusa appunto al pubblico per questa vicenda. E ovviamente Cummings ha difeso tutto il suo operato definendolo ragionevole. Stiamo comunque parlando dell'ideatore della campagna Vote Leave, sostanzialmente una campagna che si è retta in gran parte su balle stratosferiche, dai 150 milioni alla settimana per l'NHS, che chiaramente al momento sarebbero utili probabilmente, fino alla Turchia prossima ad entrare nell'Unione Europea. I don't regret what I did. As I said, I think reasonable people may well disagree about how I thought about what to do in these circumstances, but I think that what I did was actually reasonable in these circumstances. Quindi sostanzialmente abbiamo il grande consigliere del primo ministro che ha, diciamo, invalidato quelle stesse linee guida e sostanzialmente anche nel corso della conferenza stampa ha detto che quando gli è stato chiesto se come mai non è stato onesto in precedenza, ha detto che c'era molta confusione prima, ma sostanzialmente questa discussione è emersa solo dopo gli articoli pubblicati sul Guardian e sul Mirror. Quindi solo dopo questo, dopo la grande pressione, tant'è che molti parlamentari dei conservatori stanno anche chiedendo politicamente la sua testa, perché considerando l'imbarazzo non da poco che sta causando
al governo, perché peraltro un altro dei contenuti poco sorprendenti alla conferenza di oggi è che Cummings resterà lì comunque, a meno che Johnson non decida di appunto rimuoverlo da Downing Street, che è uno scenario molto improbabile. Oltre a questo anche il fatto che il consigliere del primo ministro ha deciso, da quanto appunto detto lui, di spostarsi a Durham senza confrontarsi col suo capo. Anche questa è una questione abbastanza singolare, dicendo poi che appunto non posso, chiaramente lui aveva i sintomi, io non posso diciamo chiedere permesso a lui per ogni singola cosa, e abbiamo parlato di altro, non abbiamo parlato di dove mi trovavo io. Diciamo che è diciamo un arazzo veramente veramente sorprendente nella sua, anche per quello a cui ci ha abituato questo governo. Viaggiamo sostanzialmente un po' su un altro livello. Quello che c'è da capire adesso è che tipo di contraccolpo ci sarà, e chiaramente una delle questioni più interessanti è quanto adesso il pubblico potrà vedere come valide queste linee guida anche nella loro vaghezza attuale del stay alert, e sostanzialmente anche diventa molto difficile per il governo portare avanti una chiara comunicazione sui prossimi piani. Adesso poi abbiamo anche una prossima riapertura delle scuole, asili tra le polemiche e progetti di apertura anche di altri spazi, chiaramente come ristoranti simili prevista verso luglio. Diciamo un po' un territorio inesplorato, diciamo. A livello, diciamo, della conferenza stampa c'è stata un'eccessiva ricerca continua di scuse da parte di sostanzialmente un personaggio che è noto per essere sentito ma non per essere messo in discussione, e l'attitudine che ha mostrato nel corso della conferenza stampa era chiaramente quella di qualcuno che non intende mettersi in discussione, perché poi chiaramente il passo successivo sarebbe mettere in discussione il proprio ruolo. I know that millions have endured awful hardship, including personal tragedies, over the past few months, and people are suffering every day. And I know the British people hate the idea of unfairness. I wanted to explain what I thought, what I did, and why over this period, because I think that people like me who helped to make the rules should be accountable for their actions. Sappiamo benissimo che dal 2015, sostanzialmente la vittoria elettorale di David Cameron, nelle elezioni del 2015, la sua scelta di andare a fare questa grande scommessa elettorale sulla prospettiva della Brexit, la passione, specialmente in ambienti conservatori, per scommesse di lungo termine con potenziali risvolti problematici o catastrofici o simili, è diciamo quello che è diciamo uno dei cavalli di traino dell'azione di governo, e questo è sicuramente una partita che il Labour dall'opposizione potrà giocare in modo molto efficace, potenzialmente, considerando il fatto che il doppio standard in una fase così drammatica potrebbe creare decisamente più problemi al numero 10 Downing Street rispetto a una situazione simile in un scenario meno problematico, meno drammatico. Sì, proprio a proposito del Labour, Starmer oggi diceva, appena dopo la conferenza di Cummings, che Cummings ha trattato il popolo britannico con contempt, ha detto, quindi con disdegno. Lui sta chiedendo addirittura una commissione d'inchiesta. Poi sì, commissione d'inchiesta, cioè diciamo che il paese dovrebbe anche concentrarsi su cose più importanti. Questo ovviamente è un caso politico e andrebbe risolto con una presa di coscienza, una presa di posizione del primo ministro, chiedendo le dimissioni di Cummings, e risolvi un problema. Il fatto è che veramente, diciamo all'inizio, proprio nella prima puntata del nostro podcast, Cummings, l'uomo ombra che tiene le fila del governo, diciamo, della politica britannica. Diciamo, ormai uomo ombra non è mai stato in realtà in Gran Bretagna, ma adesso anche all'estero se ne parlerà molto di più, però questo dà ancora di più la dimensione della sua potenza politica, tant'è che oggi, tra i vari meme che sono usciti, visto che ieri Boris alla conferenza stampa aveva difeso Cummings, sempre con questa retorica del padre, che ricordiamo, cioè, nessuno vuole assolutamente entrare nel merito delle situazioni familiari, soprattutto quando ci sono dei bambini che possono appunto anche avere problemi di salute di mezzo. Il problema non è quello. Si diceva appunto che appunto Boris difendeva lui in quanto padre coscienzioso, che ha difeso il proprio figlio, parlando anche loro di queste
eccezioni al lockdown di cui onestamente non si era mai parlato, non si erano mai sentite queste cose, del childcare, che se hai bisogno ti muovi, ti sposti. Insomma, eccezioni che insomma valgono solo per loro. E visto che appunto lui aveva difeso Cummings, oggi alcuni meme dicevano: "Ah, probabilmente oggi Cummings va in conferenza stampa e licenzia Boris", perché effettivamente diciamo l'impressione è stata quella che insomma tra i due chi tiene le redini sembrerebbe essere Cummings. Anche come dicevi appunto tu, Boris l'ha detto Cummings nella sua conferenza stampa, ma ha detto anche Boris Johnson oggi, ha detto: "Ho too much on my plate", quindi c'avevo troppe cose che dovevo controllare, stavo male perché c'ho il coronavirus, non mi è stata comunicata questa cosa che lui si stava allontanando e stava andando duro. Questo però solleva un paio di questioni. Prima di tutto, se tu non eri in grado, c'era, come avevamo detto, Rab, che quindi se tu non puoi Esatto, e non puoi esatto. non puoi ottemperare al tuo ruolo, c'hai il designated survivor. Secondo punto, come fai a dire una cosa del genere quando probabilmente con Cummings ti senti ogni giorno? Perché comunque siamo in una situazione di Mm. emergenza nazionale, i brief giornalieri li fai e li fai sempre. Dubito che non ci sia stata comunicazione, non abbiate continuato comunque a sentirvi. Insomma, queste altre questioni. Si specula molto su appunto la data del 12 aprile, sul fatto della famosa visita al castello per come test per la vista. In realtà è venuto fuori che il 12 aprile, guarda caso, è anche il compleanno della moglie di Cummings. Lei, tra l'altro, giornalista, ha scritto sulla pandemia e come affrontare il coronavirus sullo Spectator, e non ha mai citato appunto il fatto che non fossero a Londra, quindi pure lì Mm. sembra di fare veramente gossip inutile su una cosa di cui Sì, non si sì, dovrebbe parlare così tanto, però è diventata veramente un caso enorme perché non è stata presa una posizione. Tutto qui, quello è il no, punto, no, secondo ed è un caso politico. Abbiamo discusso settimane fa di Neil Ferguson, del fatto che si è trovato in una condizione di doversi dimettere per aver infanto la quarantena, a causa delle visite alla compagna, sostanzialmente poi infangato dalla stampa, media stampa conservatrice. Poi Ferguson lo dichiarò appunto un errore di giudizio. Quello sostanzialmente fu visto come un approccio gravoso, soprattutto da uno dei consiglieri scientifici che avevano invocato appunto l'applicazione della quarantena. Gli elementi che citavi tu, appunto, cioè non c'era Johnson, però sostanzialmente non è chiaro se questo per un modo per far intendere che, senza voler fare dietrologi, con Johnson fuori dalle scene, effettivamente i conflitti e i contrasti tra i membri del Partito Conservatore erano talmente forti che non c'era un modo di arrivare direttamente una voce, anche se comunque nominalmente Dominic Raab rappresenta la figura di vice primo ministro. Sostanzialmente hai un capo che non sa che tu, consigliere, decidi di spostarti dall'altra parte, nel momento in cui tutti i cittadini britannici sono tenuti, e non solo, sono tenuti a restare nelle loro case. Quindi c'è un problema di comunicazione con il tuo principale consigliere. Non c'è una consulenza medica prima, quindi non si sceglie l'approccio di quando questo viene raccomandato a chiunque, specialmente in una fase simile, di cercare sempre parere medico prima di intraprendere qualunque tipo di decisione, figurarsi poi uno spostamento di 4 ore e mezza in macchina. E poi abbiamo comunque l'attitudine di Cummings in questa conferenza stampa era sostanzialmente non vedeva l'ora di uscire da quella da quella conversazione, plausibilmente. Peraltro sì, lui è un personaggio pubblico, però vuole che lo si ascolti, però dietro le quinte non decide di mostrarsi direttamente. E poi ancora, condannando quello che dicevamo prima, l'idea di sostanzialmente dove si trovava, l'idea di lavorare in remoto veniva interpretata in modo molto libera, sostanzialmente. Non ho parlato col primo ministro dove mi trovavo. E poi l'altra questione, nel senso, le linee guida non sono di 100 pagine, quindi sostanzialmente si è scelto un lasciano il tempo po' all'interpretazione, questo è quello che dice. esatto, interpretazione super cazzo, insomma.
Sì, no, ma poi dico, cioè non solo sei andato via, ma poi sei pure tornato, dico, comunque fai un lavoro che ti consente, come dicevi tu, di lavorare in remoto. Comunque quello che fate sono delle riunioni che possono essere anche riunioni di 6-7 ore al giorno, puoi farle benissimo online. Là sembra trasparire anche una voglia veramente presenzialistica di Cummings, che aveva, diciamo per spirito di servizio, vogliamo metterla in termini buoni, questa voglia di tornare a Londra per lavorare e per dirigere, insomma, fondamentalmente le riunioni con Boris Johnson. Anche se è definito sostanzialmente, oggi alla conferenza stampa si è anche definito sostanzialmente un key worker, quasi a voler dire che sì, key worker sì, ma quasi a voler sottolineare il fatto che non aveva un'opzione di poter lavorare in remoto, quando ci sono di fronte alle migliaia di persone che non hanno effettivamente la possibilità di lavorare in remoto. Un totale sbeffeggio alla nazione, poi rimettendo appunto la palla nel campo di Boris Johnson. Buon senso, poi un po' di sano paternalismo conservatore che piace da un po' dappertutto, parla alla salviniana, potremmo dire, da papà ho pensato, è stato giusto fare 4 km e mezzo, fare 4 ore e mezzo di macchina per andare dai miei genitori settantenni perché avevano bisogno di supporto. I bambini, mia moglie stava male, lei scriveva gli articoli, però non diceva dove si trovava. E così Sì, anche, sostanzialmente anche il paradosso, diciamo, di Cummings, che è, diciamo, riconosciuto come personaggio anti-establishment, da anti-establishment fugge al lockdown, però al tempo stesso rappresenta il più establishment di tutti, perché vuol dire che tu sei il potere può anche ignorare le regole che dà al popolo, perché questo è quello che è successo. Intanto Boris Johnson oggi ha detto che, come dicevi bene tu, riapriranno anche i negozi, non soltanto le scuole, i primi di giugno, quelli che hanno possibilità di avere spazi all'aperto, quindi mercati all'aperto, anche se pure lì penso al Flower Market ad Hackney, cioè all'aperto, però si creano poi insomma veramente assembramenti enormi là, vedremo come andrà. E poi il 15 invece anche i negozi diciamo al chiuso, vedremo come si svilupperà questa situazione e anche come si svilupperà questo Cummingsgate, Angelo. vedremo gli sviluppi. La sensazione è che dopo 2 mesi di quarantena ci sia un po' la tentazione di voler muovere tutto in fretta, troppo in fretta. Però vedremo. Esattamente. Una buona settimana, Angelo, ci sentiamo venerdì. Buona settimana.